Eccoci arrivati a quello che è per ora l'ultimo video a tema La Sirenetta, live action ovviamente. Sì, è il terzo video che vi sparo di fila su queste bambole, ma sono tre bambole diverse. Infatti, dopo aver visto la Basic, la Budget di Mattel, la Deluxe sempre di Mattel, oggi siamo qui con la versione Disney Store, che è pure una versione singing. Quindi, visto che sono curiosissimo e ho già visto cose che dal sito e dalle foto promozionali non si vedevano, cominciamo subito perché voglio toglierla dalla scatola. Ed eccola qua all'interno della scatola con cui vi arriva a casa, perché questa bambola è disponibile sul sito shopdisney.it. Come sapete, Disney Store non ci sono più e quindi noi in Italia possiamo acquistarla solamente lì. La scatola è simile ma comunque diversa da quella che abbiamo visto nelle versioni precedenti, quindi quelle di Mattel. C'è sempre ovviamente la vetrina trasparente che ci lascia vedere praticamente tutto all'interno. Qui in basso troviamo il logo della sirenetta con Sebastian e la scritta Singing Ariel Doll. Qui a lato delle avvertenze, un pochino più in alto sopra le avvertenze vediamo che ci sono queste note musicali che ci fanno già intuire che questa bambola canterà, ma se le note musicali non fossero sufficienti, qui c'è questa conchiglia dove c'è proprio scritto Io canto. Nella parte superiore invece abbiamo solamente queste nuvole sopra questa arcata, molto semplice. La vetrina vediamo che prosegue anche lateralmente sui lati della scatola dove troviamo semplicemente dell'acqua e un fondale marino disegnato. Invece sull'altro lato, proprio come per le bambole di Mattel, nella parte in basso c'è Flounder, tutta questa vetrina che ci lascia vedere all'interno e qui sopra di nuovo dell'acqua. Sul retro invece ci sono solamente una valanga di informazioni che non ci interessano e qui sopra invece, sotto al logo Disney La Sirenetta, c'è questo buco con scritto Provami, dove vediamo che c'è proprio la schiena della bambola e possiamo andare a schiacciarla per sentire come canta. Ma noi lo sentiremo dopo, sempre che non mi blocchino il video per copyright, quindi andiamo subito a deboxarla. Appena tirata fuori dalla scatola si presenta così e ragazzi è semplice, ma ci sono tanti ma. Ci sono davvero tanti ma perché si è trasformata fuori dalla scatola e adesso vi spiego anche perché. Iniziamo guardando il suo viso. Ovviamente ha la carnagione scura, proprio come l'attrice, e il mold è completamente diverso da quello di Mattel. Infatti risulta molto più realistico. Non so dirvi se è più somigliante all'attrice, ma risulta più umano, meno cartonizzato. Infatti i suoi occhi sono molto più piccoli e in questo caso sono castani, con giusto qualche ciglia e solamente la linea della palpebra sopra l'occhio, non ha ombretto, non ha nulla. Le sue sopracciglia sono molto definite ma con dei peletti disegnati all'interno. Sopra il suo sopracciglio sinistro troviamo ovviamente il neo che ha anche l'attrice proprio nello stesso punto. Sulle guance, oltre a del blush, vediamo che ci sono queste specie di fossettine e le sue labbra sono di un colore naturalissimo con però delle lineettine sottilissime soprattutto nel labbro inferiore. Le vedrete sicuramente solamente con le riprese macro perché sono davvero un dettaglio microscopico. Questo viso devo dirvi che all'interno del box e dalle foto di stock mi sembrava orrendo, invece dal vivo è tutta un'altra cosa. Continuo a preferire quello di Mattel perché è un pochino appunto più cartonizzato e quindi più bellino, ma questo comunque ragazzi ha preso 100.000 punti. Lungo l'attaccatura dei suoi capelli anche la Disney le ha stampato i baby hair, sono stampati un pochino a caso, non sono ben definiti, non ho capito bene questa scelta, ma comunque ci sono. E devo dirvi che forse li preferisco anche così che sono un po' meno invadenti, ma comunque ci sono. I suoi capelli finalmente sono rossi. La Disney ha trovato secondo me il colore esatto dei capelli di Ariel nel film, nel live action, perché sono un castano ramato. Si notano moltissimo i riflessi rossi e come vedete nella parte centrale della riga non ha i dreadlocks piantati, escono qui a lato, proprio lungo i lati della riga e qui dietro. Diciamo che li avrei ruotati forse in un modo un pochino diverso, più come abbiamo visto nelle altre bambole, però devo dire che almeno il colore è veramente perfetto. Guardandoli dal retro vediamo che di dreadlocks ce ne sono veramente tantissimi, coprono quasi completamente i suoi capelli e sono anche abbastanza lunghi perché arrivano fino sotto al sedere. Ma oltre ovviamente ai dreadlocks, se guardiamo sotto ci sono anche i capelli diciamo normali, capelli sciolti, di una fibra buona, devo dire che sono una fibra abbastanza buona, decisamente molto mossi e senza alcun tipo di gel, senza alcun tipo di nessun prodotto,
devo dire che su questi capelli la Disney ha fatto sicuramente un buon lavoro. Scendendo a guardare quello che indossa, troviamo il reggiseno, quindi la parte superiore del costume, realizzata con questa stoffa che trovo meravigliosa perché ha un sacco di riflessi bellissimi. Di base è viola, ma spero si riesca a notare che ha dei riflessi verdi. Praticamente invece che sfumare come ha lei nel film il colore della stoffa da viola a verde, la Disney ha deciso di mettere una stoffa duochrome che cambia colore in base a come cade la luce. E infatti spero tantissimo si riesca a notare che ci sono dei riflessi rosa e dei riflessi verdi, oltre alla base con tutte queste squame stampate viola. Oltre alle due spalline di silicone abbiamo anche tutto questo bordino realizzato con questa stoffa, con questo materiale che non saprei bene definirvi, molto strano, sembrano quasi dei piccolissimi pezzettini di tinsel cuciti assieme che devo dire le stanno benissimo. Mi piacciono un sacco e penso che siano davvero perfetti per questa bambola. Non lo so, sempre più complimenti alla Disney, mi sto stupendo di questa bambola. Ma ovviamente cos'è che ci interessa di più di questa bambola? La sua coda, che come vedete è tutta di stoffa removibile con in fondo queste due pinne grandissime, ma adesso ve la faccio vedere nel dettaglio. Perché in vita, oltre ad essere tagliata leggermente a V ma in modo molto semplice, è stato applicato anche qui quel materiale strano di piccoli tinsel cuciti ad arricchire tutta questa parte proprio all'inizio della sua coda, e lo ritroviamo tutto intorno a lei anche sul retro. La stoffa di cui è composta la coda, anche in questo caso è verde, ma come prima il Disney Store aveva pensato di utilizzare una stoffa duochrome. È un po' plastificata, è un po' strana, infatti credo che se continuiamo ad andare a spogliarla e rivestirla potrebbe rovinarsi, ma spero di riuscire a farvelo vedere. Ecco, così si dovrebbe notare. Qui vedete che il colore è verde, invece qui vedete che è più sul rosa, perché hanno usato anche in questo caso una stoffa duochrome ma con la base verde, proprio per ricreare il colore della sua coda che nel film sfuma da verde a rosa. Anche in questo caso l'idea mi piace tantissimo. Ovviamente avrei preferito tutto il disegno qui davanti dei dettagli della sua coda, ma trovo che questa sia un'alternativa decisamente molto carina. Le sue pinne ho visto che sono state una delle cose più criticate di questa bambola, perché ha semplicemente due pezzi di stoffa attaccati lateralmente e praticamente nient'altro, quando lei nel film invece ha la parte finale della coda, quindi la parte della pinna, decisamente molto più elaborata e anche con un sacco di dettagli in più disegnati sopra. Ma vi devo dire che a differenza delle foto di stock mi hanno stupito anche in questo caso, perché se le guardiamo bene, nella parte più vicina alla sua coda, proprio nella parte iniziale, sono rosa, sfumano in viola per poi finire in questo verde acqua. È stato realizzato tutto l'orlo di queste pinne con questo filo quasi glitterato. E in più, se le guardiamo contro luce, sono di una stoffa davvero morbidissima e si vede che riflettono un sacco la luce. Non so come riuscire a farvi apprezzare quello che vi sto dicendo, perché in camera è davvero difficile, però come vedete sembrano quasi satinate, come se fossero leggermente perlate. Non lo so, devo dirvi che è un tessuto che mi piace davvero tantissimo e in più, come avrete anche sicuramente già notato, sono semi-trasparenti, cosa che le rende quasi un pochino più realistiche. Devo dirvi che le sto apprezzando molto, davvero, nella loro semplicità le sto apprezzando tantissimo. Ma le cose sulla sua coda non sono finite qui, perché se la giriamo e la guardiamo dal retro possiamo notare che la Disney fortunatamente ha inserito queste due pinne lunghissime che vanno dalla punta della coda fino sopra il suo sedere e oltretutto da sottili diventano sempre più spesse, proprio come quelle che ha lei nel film. Questo dettaglio a me piace tantissimo, arricchisce tantissimo la sua coda e appunto risulta molto più fedele al personaggio. Se vedete, anche guardandola di profilo, ci sono proprio tutte queste pinne che vanno fino proprio alla fine della sua coda. Anche in questo caso hanno usato un tessuto lucido, senza orlo, ma qui sarebbe stato davvero difficile realizzarlo e wow! Complimenti. L'ultima cosa che vi devo mostrare prima di andare a vedere quello che arriva con lei è la sua schiena, perché essendo una bambola cantante ha qui dietro lo speaker che la farà cantare e in questo caso dobbiamo proprio andare a schiacciare lo speaker per farla iniziare a cantare. Io adesso ci provo, ma non vi assicuro di lasciare in editing il pezzo della canzone perché credo proprio che me lo bloccheranno per copyright. Ma visto che noi ci speriamo, andiamo a schiacciare e sentiamo.
Ma adesso spostiamolo un momento perché ci sono alcune cose che arrivano con lei che devo mostrarvi. La prima è questa fascia per capelli senza orli, senza niente, molto leggera, molto trasparente, con qui dietro questa specie di fiocchetto, ma per fortuna un piccolissimo pezzettino di velcro per riuscire a fargliela indossare facilmente. Poi arrivano questi stivaletti che sono rosa chiarissimi, sembrano quasi bianchi, ma con qui davanti queste due conchiglie colorate di bianco. E ragazzi, c'è una destra e una sinistra, infatti se vediamo sono diversi. Non avrei mai pensato di trovare una scarpa destra e una scarpa sinistra dal Disney Store, e invece eccoli qua. Sono anche molto carini, realizzati molto bene. Purtroppo hanno solamente la conchiglietta colorata, ma meglio di niente, devo dire che mi piacciono. Ma la cosa più bella è sicuramente il secondo vestito, che pensavo fosse una cosa fatta di fretta e furia giusto per inserirla nella scatola, e invece trovo che sia fatto davvero molto bene. Il tessuto qui nella parte superiore è semi-trasparente anche in questo caso, sembra anche in questo caso chiffon, morbidissimo, copre tutto il seno con questa arricciatura e le maniche sono un po' a palloncino. Lungo la scollatura hanno applicato tutta questa arricciatura molto molto carina, decora un sacco tutta questa parte. Poi troviamo un'altra stoffa un pochino più rigida a livello della pancia per fare l'effetto bustino, e ragazzi tutta questa parte, ovviamente tralasciando le maniche, se la guardiamo all'interno è stata tutta foderata con del raso bianco. Non me lo sarei mai aspettato, e invece guardate che bel lavoro che hanno fatto. Dimenticavo che le maniche hanno anche un piccolo elastico per tenerle appunto in questa forma palloncino, e poi c'è la parte della gonna che ha questo tessuto con queste leggerissime arricciature molto carine, sembra quasi un tessuto di cotone, e vi assicuro è morbidissimo. Questi tessuti credo che siano davvero di qualità e rende benissimo, ricorda un sacco quello del film, ma in più addirittura se andiamo ad alzare la gonna vediamo che sotto c'è un sottogonna di raso azzurro un pochino più corto, probabilmente per non rischiare che si intraveda qualcosa sotto a questo tessuto, sotto a questa gonna, che è leggerissimamente trasparente. Adesso ovviamente andiamo a spogliarla per vedere il suo corpo e poi la vestiremo, ma intanto complimenti Disney, non mi aspettavo una qualità del genere. Ma quella che per me è la vera sorpresa di questa bambola arriva una volta spogliata, perché prima cosa ha le proporzioni di una bambola classica, quindi di una qualsiasi principessa Disney, non è più bassa come quelle di Mattel, ma ha proprio le classiche proporzioni di una principessa. Ma in più è articolata al collo, alle spalle, è articolata ai gomiti, poi ai polsi, e vorrei farvi anche notare che le hanno messo le mani con la stessa forma di quelle che utilizzano per le limited edition, mani bellissime, mi piacciono un sacco. Poi ha l'articolazione all'anca, ha l'articolazione al ginocchio, un'articolazione che ricorda quella delle Made to Move, perché guardate può piegare quasi completamente la gamba, e in più è articolata alle caviglie. E questa è una scelta che mi piace da morire, perché così possiamo metterle la coda e piegarla senza vedere i piedi all'interno della coda, e in più possiamo anche posizionarla come preferiamo per far finta che stia nuotando. L'ultima cosa prima di vestirla con il secondo outfit, qui sul lato troviamo questo bottoncino che serve semplicemente per accenderla e per spegnerla. Così è accesa, se lo spostiamo in giù la bambola è spenta e quindi non canterà. Ed eccola qua con indosso l'outfit da umana. Ragazzi, è perfetto, veste perfetto, le sta veramente benissimo. Anche la fascia nei capelli non è semplicissima da mettere, è vero, perché bisogna un po' tirarla, però le sta proprio bene. È esattamente dello stesso colore di quella che lei ha nel film, come anche i suoi capelli, continuo a ripeterlo, lo so, sono ripetitivo, ma è vero. La parte del busto del vestito è qualcosa di perfetto. Anche la scollatura è bellissima, le maniche sono bellissime, devo dire la verità, questa bambola è fatta davvero benissimo. E se guardiamo meglio anche la parte della gonna le cade a pennello, è di una lunghezza perfetta, lascia vedere le scarpe, che non sono le mie scarpe preferite con un look del genere, però sono quelle che ha nel film e quindi queste hanno messo, e quindi non posso che fare di nuovo i complimenti alla Disney. Ma adesso la rivesto subito da sirena perché voglio fare una piccola prova assieme a voi. Non ho resistito e ho dovuto provare a mettere anche lei su questo stand meraviglioso di Mattel, e ragazzi fa una scena bellissima, ci sta benissimo anche lei. Guardatela anche così, ditemi se non è meravigliosa con questo stand, sembra quasi fatto apposta per lei, anche perché lei è un pochino più lunga, come vi dicevo prima, avendo il corpo delle classic, e wow! Quindi che dire, davvero wow per questa bambola.
Non me lo sarei mai aspettato. Sono rimasto davvero molto stupito tirandola fuori dalla scatola, deboxandola e vedendo i dettagli che in scatola si perdevano, come ad esempio la lucentezza delle pinne, come i riflessi della coda, come il retro della coda, come veste il secondo vestito. Vi ho praticamente appena detto nello scorso video che non acquisterò mai Ariel umana perché mi interessa solamente Sirena. Ma ragazzi, posso dirvi che in questa versione vestita da umana sta talmente bene ed è talmente bella che se mai dovessero scontarla cercherò di acquistarne un'altra solo per tenerla umana. È talmente realizzato bene il secondo vestito, le sta talmente bene che mi piacerebbe avere una seconda bambola di questa versione Disney Store proprio per tenerla vestita da umana. Avevo qualche dubbio prima di acquistarla, ma adesso sono veramente contentissimo e il fatto che sia cantante a me non interessa, infatti andrò a rimuoverle le pile per evitare che si rovini e andrò ad esporla semplicemente così, magari con una posa un pochino più carina. Ma se vi piace, assolutamente ve la consiglio. Devo dire che è una bambola davvero wow. Wow! Il triplo wow non c'è solo per un motivo. Il viso non mi convince ancora del tutto. Per il resto mi piace tantissimo. Sono riusciti a semplificare le cose senza perdere la bellezza del personaggio. Davvero complimenti. Adesso però vi lascio con una domanda molto importante. Vi piacerebbe un video con le 3 versioni a confronto, quindi la budget Mattel, la deluxe Mattel e questa qui del Disney Store? Magari per dirvi quale vi consiglierei di acquistare o comunque per mettere a confronto i pregi e i difetti di tutte le versioni? Se vi interessa questo video fatemelo sapere qui sotto con un sacco di like e anche scrivendomelo in un commento. Secondo me potrebbe essere un video davvero utile per quelli che vorrebbero acquistarne una ma non sanno ancora quale versione acquistare. Quindi aspetto like e commenti. Come sempre spero che questo video vi sia piaciuto e soprattutto che vi sia tornato utile. Vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, che è importantissimo. Seguitemi anche su tutti i miei social con il nome Toys Expression e anche su Instagram con un secondo profilo Toys Expression Dolls. Io intanto ragazzi vi saluto, aspetto qui sotto che mi diciate se volete quel video oppure no. Vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video.